Ebbene sì, è successo, per la prima volta ho subito una sciamatura proprio nel momento clou della raccolta del miele e della fioritura del castagno. Colpa mia perché non ho scellato negli ultimi 10 giorni e è successo. Adesso provo a vedere se riesco a recuperare lo shaman, ma non credo perché qui è tutto veramente impervio. Sono là sopra, qui è tutto rovo, praticamente quasi impossibile. Adesso provo a vedere se trovo un punto di passaggio, ma la vedo davvero difficilissima. Sono proprio qua sotto in mezzo ai rovi, punto peggiore non ci poteva essere ed è praticamente impossibile recuperarlo. Questo è un disperato tentativo di recupero, ma è una tecnica che ho letto che si usa. Allora, lo sciame è lì, qui siamo abbastanza a più o meno alla stessa altezza, esposto qua sul balconcino del mio muretto secco, 2 favi vecchi all'interno. Di notte poi con la sera dalla montagna l'aria fresca scende giù, quindi potrebbe arrivare il profumo dei favi alle api che comunque cominceranno a girare e a cercare una nuova casa, e tanto vale la pena fare un tentativo. In questo video andremo a realizzare un paio di vasi realizzati da tronco di castagno che andrò ad appendere alle finestre e metterò delle piante sempreverdi come edera. Sono, vi avviso, 2 tecniche differenti. Una è la tecnica che si utilizza normalmente, una è una tecnica che ho voluto provare io per vedere se era più rapida, cioè inserendo la lama della motosega lateralmente. Non è la tecnica giusta, ci ho provato perché io voglio togliermi sempre la curiosità. Poi il risultato l'abbiamo ottenuto ugualmente, però devo dire che ai fini pratici non è stata la soluzione più rapida per realizzare il vaso. Quindi 2 tecniche, la prima è quella che secondo me non è particolarmente consigliata, la seconda è quella classica, si fanno i quadrettoni e si scava poi successivamente con
una accetta da scavo, appunto. Allora, ho quasi finito il lavoro e adesso andremo ad installare le catenelle per
fissarlo sul davanzale della finestra. Qua come vedete ho chiuso le fessure fatte con la motosega con degli inserti, dei listelli avanzati che ho inserito a misura, incollati con la colla vinilica. Adesso col flessibile vado a levigare. La tecnica più classica è questa qui, quindi si creano dei quadratini con la motosega tutti di punta ed è abbastanza veloce effettivamente questo sistema, forse è migliore rispetto a quello che ho utilizzato io, e poi dopo si va a scavare con l'ascia da scavo e si va a sportare tutto, si vanno a sportare tutti i cubettini. Ci sono anche accessori da applicare alla motosega che proprio fanno lo scavo, delle sorte di frese da motosega, quindi insomma ingegnatevi un po' come volete. Lo potete fare anche completamente a mano, semplicemente scavando con l'ascia da scavo. Vedete che già così vengono via a mano, quindi effettivamente questa è la tecnica migliore, quindi non state a perdere tempo come ho fatto io. Quello sopra è più bello perché è ricavato da un legno più massiccio, questo qua è un po' più piccino, però tutto sommato sono abbastanza soddisfatto del risultato, anche perché volevo comunque una cosa che non avesse troppo ingombro, anche perché comunque c'è il passaggio qui, la scala, e quindi non so ancora cosa ci metterò dentro, se altra edera o qualche altra piantina, adesso vediamo.